Desde que me entendo por gente, sempre tive duas verdades a respeito do aprendizado de línguas. A primeira era que algumas pessoas tinham mais facilidade para aprender idiomas do que outras. Enquanto algumas tinham extrema dificuldade de aprender inglês, por exemplo, outras já eram capazes de aprender e se tornarem fluentes em diversos outros idiomas. E bom, a segunda verdade era que eu não fazia parte desse grupo seleto de indivíduos que tinham facilidade no aprendizado de idiomas. Sempre tive muita dificuldade de atingir um nível ideal de inglês, mesmo tendo feito cursinhos a minha vida inteira. Porém, a pandemia chegou e, como várias pessoas ao redor do mundo, tentei preencher de várias maneiras o incômodo tempo ocioso que surgiu na minha rotina. E um desses novos hobbies que eu tentei empregar foi o aprendizado de uma nova língua, o italiano. Contudo, como sempre tive para mim que eu não tinha facilidade em aprender novas línguas, ao mesmo tempo que iniciava no italiano, também comecei a estudar como aprender uma língua nova. Afinal, se existem homens e mulheres ao redor do mundo que falam fluentemente mais de 10 idiomas, eu queria aprender as técnicas que esses indivíduos incríveis aplicaram para atingir tamanho feito. É claro que cada um tem uma maneira mais personalizada de aprender, mas a linha de raciocínio é mais ou menos a mesma para todos. Ao longo dessa minha jornada linguística, aplicando esses conceitos no meu aprendizado, eu me tornei fluente em inglês em poucos meses. Feito esse que eu não tinha conseguido realizar em mais de 10 anos indo para cursinhos. Em 1 ano e meio, me tornei também fluente em italiano, mesmo nunca tendo nem pisado na Itália até então. E hoje, 3 anos depois que iniciei todo esse processo, não só falo 3 línguas fluentemente, como também estou bem próximo de atingir esse mesmo nível na minha 4ª língua, o francês. Portanto, por mais que esse tema não esteja relacionado com a ciência, assim como a ciência, o aprendizado de línguas também mudou a minha vida. Eu já fico extremamente realizado de poder compartilhar esse conhecimento e, quem sabe, mudar a vida de um outro alguém. Hoje, dividirei com vocês o passo a passo necessário para que você consiga aprender qualquer idioma. So, the very first thing you must know, even before choosing or thinking which language you'd like to learn, is that you're capable. And this is not a cold sort of speech, this is real. Picture any language that exists. Spanish, French, Arabic, Mandarin, you name it. I know that being capable of speaking many languages is often associated with intelligence, but this is not true. Of course that some people can learn languages faster than others, but if you are capable of learning your mother language, trust me when I say that you're also capable of learning any other language that is out there. And the first step for this to happen is to choose your target language. But you also must choose a reason why you're learning it. Being possible does not mean that it will be easy. There will be days that you won't feel motivated at all. So you need to have a very clear and solid reason for why you're doing it. Said that, you need to choose your target language and start the process. However, it's important to know that not all languages will take the same amount of time for you to learn them. I know that it can sound obvious. The more different the target language is from your mother language concerning grammar, pronunciation, and syntax, the longer it will take to learn it. But actually we have 2 other factors that will define how long it will take for you to learn your target language. The first other factor that can help you to learn a new language is knowing other languages already. Let me illustrate with an example. French is known for being hard to learn, and it hasn't been easy for me. But it would be way harder if I didn't already know English and Italian. Not just because I've already learned how to learn a new language, but also because Italian, for example, shares a lot of vocabulary with French, and so does English. And both Italian and French have a grammar structure that is really similar. The third and final factor that will determine how fast you learn your target language is how much time of your routine you dedicate to this task. Going twice a week to a course you don't have much interest in can take you a lifetime to learn it. On the other hand, dedicating a couple minutes of your daily routine to learn this new language, being curious and active in it, and consuming products such as books, videos, and movies in your target language will make your path to fluency way shorter. Wait, did I say daily routine? Sorry for the spoiler. That's time to get to know the polyglot's big secret. Allora, avete mai sentito che i bebè imparano più veloce le lingue che gli adulti? Quindi, è vero che ci sono degli aspetti fisiologici e biologici che fanno i bebè imparare le lingue più velocemente che noi. Loro sono fatti per essere delle spugne dell'apprendimento e di copiarci in tutto quello che facciamo. È così che imparano. Però, la maniera che fanno per imparare le lingue, stesso quando usata per un adulto, è in realtà
la migliore maniera per imparare una lingua. È così che io e voi abbiamo fatto per imparare le nostre madrelingue ed è così che i poliglotti fanno per imparare qualsiasi lingua più velocemente. Lo so che può sembrare un po' sciocco ed apparentemente non utile abbastanza questa mancia, però vi affermo che se seguite questi due passaggi, in un certo punto diventerete fluenti in qualsiasi lingua che scegliete, come ho fatto io. I bebè fanno due cose nel loro processo di apprendimento che molte volte non facciamo noi, però oggi so che sono indispensabili: immersione ed una postura attiva durante tutto il processo. L'immersione è fondamentale per mostrare ai vostri cervelli che questo nuovo codice è utile e che c'è bisogno di impararlo il più veloce possibile. I bebè passano anni prima di pronunciare le loro prime parole immersi nelle loro madrelingue, però noi abbiamo un vantaggio in relazione a loro. Noi possiamo provare a parlare la nuova lingua appena iniziamo il processo di apprendimento. Potete starvi chiedendo come fare un'immersione con il vostro quotidiano piano di lavoro, appuntamento ed altre cose da fare. È chiaro che l'ideale sarebbe trasferirvi per un posto dove si parla la vostra target language, ma sappiamo che questo non è mai possibile. Allora vi mettere in contatto con la vostra target language, stesso che 15 minuti al giorno farà già un grande effetto a lungo termine. Chiaro, il più si dedica quotidianamente a questo processo, il più velocemente si imparerà. Però, mi credete quando dico che 15 minuti facendo qualche applicazione di apprendimento di lingua al giorno è già abbastanza. Con questo, una posizione attiva è indispensabile. Questo processo diventa completamente diverso quando realizzi che nessun altro che non sia te stesso può farti imparare una nuova lingua. Sia per il male che per il bene, imparare la tua target language dipende solamente da te e dalla tua voglia di farlo. So che non saranno tutti i giorni che avrai la stessa motivazione ed energia per farlo, però se vuoi veramente raggiungere questo obiettivo, dovrai lasciare che la disciplina vinca la bassa motivazione in questi giorni. E poi quando si ferma? Quando diventerete propriamente fluenti potrete smettere di studiare. Allora, ci sono due informazioni importanti sull'essere fluente. La prima è che per arrivare a un livello di fluenza e parlare bene una lingua, avete bisogno di concentrarvi in qualche parola prima di altre. Questo perché ci sono delle parole che sono più utilizzate che altre. Per esempio, parole come connettivi, preposizioni ed avverbi sono più usate ed importanti per costruirsi delle frasi che dei sostantivi e dei soggetti specifici. I poliglotti molte volte relazionano questo concetto col principio di Pareto, oppure la regola 80-20, che dice che 80% delle conseguenze vengono da solamente 20% delle cause. Per le lingue questo concetto si traduce così: solamente il 20% del vocabolario che c'è in una determinata lingua è responsabile per l'80% delle parole che sono usate per il parlante di questa stessa lingua. Che significa che studiare e fare più sforzo per imparare queste parole più usate farà con che impari più velocemente e di maniera più sottile la tua lingua scelta. La seconda cosa importante per condividere con voi rispetto della fluenza è un fatto triste però non così tanto. La fluenza non arriverà mai. Mi spiego. È chiaro che se ti impegni in tutto questo processo, arriverai in un momento dove sarai capace di parlare la lingua senza grandi problemi e riuscirai a parlare anche su soggetti complessi i quali non avevi mai immaginato che riusciresti prima. Però il mio punto è che difficilmente parlerai in maniera perfetta, ma questo alla fine non importa. Una volta che sei capace di parlare ed esprimere le tue idee, ti assicuro che nessuna persona si importerà se farai degli errori. Starai già facendo una cosa fantastica che è capire e parlare una lingua diversa dalla tua madrelingua. Per esempio, sia in inglese che in italiano, che sono delle lingue che considero avere un livello abbastanza buono, continuo ad imparare delle nuove parole ed espressioni. E così sarà per il resto della mia vita. Donc, je sais que faire une vidéo en parlant des autres langues que je connais, on pourrait dire que je le fais pour me montrer. Mais en fait, je le fais pour deux raisons principales. La première, c'est qu'en regardant des gens faire ce type de vidéo, m'a donné la motivation d'apprendre de nouvelles langues et que c'était possible pour moi aussi. C'était certainement une chose qui m'a rendu plus motivé pour commencer ce processus et j'espère que je pourrai faire la même chose pour une autre personne en moi. Le second point, c'est pour vous montrer que vous n'avez pas besoin de parler parfaitement pour parler une langue. C'est vrai qu'il y a des gens qui pensent qu'avoir un accent, c'est une raison pour être gêné. Mais avoir ce genre de pensée va être seulement vous guider tout droit sur la mauvaise direction. L'essentiel, c'est réussir à communiquer et parler avec les personnes. Tout ce processus qui, comme j'avais dit, ne s'arrête jamais, m'a apporté beaucoup plus que juste pouvoir parler l'italien ou le français. Ça m'a appris le pouvoir de l'habitude, c'est-à-dire, comme faire une chose tous les jours, même si vite, ça peut arriver des résultats vraiment incroyables. Par ailleurs, en faisant l'effort pour parler de notre langue, j'ai appris aussi quelque chose de plus touchant. J'ai pu me connecter avec les personnes de manière plus profonde,
Une chose que j'ai pensé que je ne pourrais jamais faire avec une personne qui n'était pas du Brésil. Être capable d'écouter ces histoires par ce point de vue, c'était vraiment magique et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur comment on devrait toujours être plus agréable et sympathique avec ceux qui sont différents de nous. Tout ce parcours a complètement changé ma vie et j'espère que je pourrai inspirer les autres comme quelqu'un m'a déjà inspiré. Merci d'avoir regardé et bonne journée.